L'anno scorso in questi periodi era in Best più o meno da 4-5 mesi. Qualcuno mi si avvicina e mi fa: vuoi amministrare il board di Best Roma? Ero titubante perché non sapevo nemmeno come si facesse. È stato come trovare uno scatolo con un elettrodomestico dentro. Praticamente ho aperto questo scatolo, mi sono trovato un elettrodomestico tipo, non uno di quei semplici, uno di quei complessi, tipo il Bimbi. E allora ho trovato un libretto di istruzioni, me lo sono spulciato e ho iniziato a imparare, ho iniziato a cucinare. E praticamente Best Roma mi ha dato quindi questa possibilità di imparare qualcosa di complesso, come poteva essere appunto, ho fatto l'esempio della puttanata del Bimbi, dell'elettrodomestico. Il board di Best Roma mi ha portato a crescere, a sclerare, a migliorare le mie skill sotto appunto il profilo manageriale di una situazione quale poteva essere appunto quella del PR e soprattutto ha migliorato anche il mio rapporto con l'esterno. Praticamente sono diventato più cacacazzo di quanto ero. Allora, prima è venuto Nico e mi ha chiesto com'è stato quest'anno di board. E quindi stavo pensando che da sempre, da quando ero piccolo, volevo suonare in un gruppo musicale. Però non ho mai avuto, cioè non sono mai stato in grado di suonare in un gruppo musicale perché alla fine non sono mai stato bravo a suonare uno strumento. Però mi sono reso conto alla fine che stare nel board in qualche modo è come fare parte di una band. E quindi c'è, non lo so, ognuno ha uno strumento, ognuno ha una sua nota, ognuno ha una sua melodia. Il problema è quando devi accordare gli strumenti e quindi non sei sincronizzato sulla stessa melodia, no? E quindi è di fatto su questo che lavori durante l'anno, sul cercare di sincronizzare il tutto per fare in modo che il PR, l'FR, l'events responsible, il segretario, il tesoriere, il presidente suonino tutti la stessa melodia. E se vi state chiedendo qual è il ruolo dell'HR, beh, l'HR in genere è il direttore d'orchestra, quindi il vostro compito quest'anno sarà quello di dirigere la nuova orchestra e la nuova band group che si formerà il 31 grazie alle elezioni. Stare nel board è un impegno bello difficile. Magari ti scazzi con la gente per decisioni inutili, insomma devi lavorare per un anno con gente tutta con personalità diverse. Però poi vedi che attorno a te cresce un gruppo, cresce una squadra e vedi che si fanno gli eventi, si creano nuove situazioni e ti rendi conto che per tutto questo tempo hai fatto un servizio all'LBG. Il tesoriere in particolare è una carica bella tosta perché tutti quanti si basano su di te per dare un budget a un evento, quindi essenzialmente per organizzarlo, per poter sostenere la sostenibilità dell'LBG e quindi non c'hai mai un carico di lavoro pesante di fronte a te, però devi starci sempre. Ciao ragazzi, sono appena arrivato da Bruxelles e come vedete già sto mandando email, anche se comunque sono cose che si fanno con piacere. Cosa significa stare nel board? Come sapete io sono entrato a metà mandato e fortunatamente ho trovato una famiglia che mi ha accolto a braccia aperte, mi ha fatto crescere, mi ha tenuto per mano nei momenti difficili e mi ha fatto dare sempre il meglio. Quando si lavora per questo gruppo si cerca di dare sempre il meglio, si dà tutto e si fa con piacere e ogni minimo sforzo comunque viene ripagato dal sorriso e dal volto di tutti i tuoi compagni di avventura e da tutto l'LBG. Farne parte mi ha reso comunque veramente felice e spero che comunque tutti riusciate a fare questa esperienza.
A proposito, se c'è chi pensa che il nostro campionato non è decente, non avete mai visto cosa c'è in giro per l'Europa, non entrate mai in quello di Best Brussels. Partita, cosa significa stare nel board? Ma allontanati un po' che c'è gente dietro. Allora, che posso dirvi ragazzi? So solo dirvi che... Arrivederci. Arrivederci. Aspetta. È un'esperienza unica e che a me ha aperto un nuovo mondo quest'anno. Lavorare in un team di 7 persone e per di più essere leader di questo team non è facile. Direi che è un'unica opportunità che ti si offre. Dobbiamo chiedere scusa. È un'unica opportunità che ti si offre e io quest'anno ho deciso di coglierla al volo e buttarmi su questa esperienza. Lo so che non sono brava con le parole e voi mi conoscete bene, però posso dire che sono molto soddisfatta di questo lavoro e per me Best Roma è diventata come una seconda famiglia e il board di Best Roma quest'anno è stato come un capofamiglia e come tutti sappiamo il suo dovere principale è crescere i suoi figli e educarli nel modo migliore. Io spero tanto che insieme al board e insieme al mio team abbiamo fatto tutto il possibile per educare tutti i membri di Best Roma. Lo so, vedete un presidente stanco, però non pensate che è solo lavoro, è anche divertimento. Adesso siamo tornati da Bruxelles e veramente sento che a fine mandato uno a volte ti dispiace finire, però a volte dici ok, devi lasciare il palco ai nuovi. E ragazzi vi faccio un in bocca al lupo a tutti e spero che più che il lavoro vi divertirete quest'anno.